Senti, nel 1991 la squadra Ferrari doveva essere Ayrton Senna e Nicola Larini. Sembrava già tutto fatto, poi cosa è successo? Beh, questo lo potrebbero spiegare meglio la vecchia dirigenza. Comunque credo che ci siano stati dei disaccordi interni. All'epoca chi eh, voleva me assieme a Senna era Cesare Fiorio e avrebbe gradito una squadra del genere. Poi chi era sopra Fiorio decise per un'altra strada e quindi saltò quel progetto. Avevo un'opportunità, ovviamente, sì, ero al fianco di un funambolo, se vogliamo dire, però insomma per me sarebbe stata un'opportunità per essere nella squadra più importante esistente. Andò male per quella circostanza, insomma. Rimane un po' il mistero, no? Tu sei stato collaudatore Ferrari tanti anni, hai fatto, quando sei sceso in gara, hai sempre fatto delle gare straordinarie, eppure nel 96 è stato scelto Irvine, che era un pilota assolutamente al tuo livello, un ottimo pilota. Perché da parte di Ferrari c'è sempre stata questa così difficoltà a prendere piloti italiani? Pesava magari anche la situazione Capelli precedente? Perché secondo te? Allora, guarda, se appunto, come ho detto prima, nell'operazione mia con Senna era un progetto che poi non è andato a buon fine, ma comunque di fatto non c'era niente di scritto, invece qualcosa di più importante c'era per quella stagione lì. Io ero stato selezionato, oltre che insomma a essere già in carica al Ferrari come terzo pilota, ero stato selezionato tra un'altra serie di piloti italiani che erano stati messi, diciamo, alla prova delle capacità sia velocistiche che tecniche e ero già stato informato che se non avveniva una certa operazione che c'era in quel momento lì tra Ferrari e un pilota che poi di fatto era Coulthard, se non andava in porto l'operazione Coulthard io sarei stato il compagno di squadra di Schumacher. E praticamente 2 giorni prima dell'annuncio ufficiale della squadra mi informano che in realtà invece di essere stato selezionato appunto per fare coppia con lui fu scelto il Vine e poi dopo mi diedero delle diciamo informazioni su questa scelta che a mio avviso erano un po' campate in aria, però dovevo accettarle, cioè non è che potevo far niente. Rimasi comunque con loro come terzo pilota e nel contesto mi lasciarono anche libero poi di correre in Alfa Romeo, perché insomma tornavo all'Alfa Romeo in forma ufficiale, pertanto. Sì, Nicola, di tutta la tua lunghissima carriera, qual è la macchina che ti è piaciuta di più? Che hai guidato, ovviamente. Beh, di sicuro quella che mi ha dato più soddisfazione in Formula 1 è stata la Ferrari, questo ci mancherebbe. Io ho guidato la Ferrari del 94 che stava già risorgendo, difatti a Imola insomma sono arrivato secondo, ma insomma, davanti c'avevo Schumacher, dietro avevo Hakkinen, quindi ho fatto un podio dove c'erano dei piloti insomma, campioni del mondo o futuri campioni del mondo, pertanto in quell'occasione ho avuto una macchina diciamo che era non vincente ma decente. E con l'Alfa Romeo invece ho quasi sempre avuto delle macchine competitive fin dall'inizio e perciò grazie anche a questo insomma, mi sono anche espresso bene perché le ho interpretate quasi sempre meglio dei miei compagni di squadra e insomma i campionati poi li ho vinti io. Se sa considerare diciamo altri miei colleghi che hanno corso in altri campionati che anche loro si sono titolati, pertanto l'Alfa Romeo ha sempre fatto delle macchine vincenti in qualsiasi campionato si siano presentati. Quindi nel cuore ho Ferrari ovviamente e Alfa Romeo, ovvio. Un'ultima domanda, guardando appunto sempre la tua lunga carriera, una scelta che sei contento di aver fatto, che è stata giusta, e una scelta che hai sbagliato.
La scelta sbagliata, quella proprio non ho proprio nessun dubbio, è quella che ho sempre detto, è quella di aver privilegiato la scelta Lamborghini barra Forghieri nel 90, nel 91 a fronte di una possibilità di correre in Scuderia Italia. E lì è stata credo la mia scelta più sbagliata. Mi sono fatto prendere dal fatto che di là c'era appunto la Lamborghini, che poi di fatto la Lamborghini non c'era, era tutto un bluff creato ad hoc da Forghieri, che mi ha preso me, ma anche tanti altri. Infatti molti, molti ci hanno lasciato tanti soldi e insomma sono andati anche male. Quindi quel progetto lì è stato, dal mio punto di vista, il più sbagliato in assoluto. Poi invece quello migliore è quello appunto alla fine di quella stagione lì di scegliere di diventare terzo pilota della Ferrari, perché ero appunto, come dire, nauseato dalle vicende dell'anno precedente Lamborghini, e preferì fare la comparsa in Formula 1, quindi come terzo pilota, che poi alla fine ho fatto 4 Gran Premi, che l'attore, ma l'attore in Formula 1 lo facevano solo 3-4 squadre, i piloti che guidavano per quelle 3-4 squadre, non certamente gli altri che si accontentavano delle piazze d'onore oppure dal sesto, settimo, ottavo posto un po'.